La scoperta di Colombo fu talmente epocale e le sue conseguenze talmente importanti che gli storici decisero di farla coincidere convenzionalmente con la fine del Medioevo. Ma proprio per questa straordinaria rilevanza, la figura di Colombo ha fatto gola a tante località italiane ed anche ad altre nazioni, che come è noto, nel corso del tempo, hanno cercato di rivendicarne i natali. Va comunque considerato che la tendenza di quest'ultimo a tener nascoste le proprie origini e ad esprimersi e scrivere in spagnolo, piuttosto che in italiano, per opportunità legate al suo ruolo, ha fornito qualche flebile appiglio a chi arbitrariamente ha tentato di appropriarsi di un personaggio di tale caratura. Tuttavia, le origini italiane e genovesi del navigatore sono ormai considerate dalla storiografia ufficiale definitivamente acclarate e quindi accettate. Ciò grazie al rinvenimento progressivo negli ultimi 3 secoli di numerosi documenti che le comprovano senza ombra di dubbio. Non ultimo il suo testamento del 22 febbraio 1498 in cui si legge: Siendo yo nacido en Génova. Altro documento importante, attestante la sua genovesità, è la lettera che scrisse il 2 aprile 1502 agli molto nobili signori del molto magnifico ufficio di San Giorgio a Genova, in cui esordisce affermando: benché il mio corpo si trovi qui, il mio cuore è lì di continuo. Infine citiamo l'atto redatto a Genova il 25 agosto 1479 dal notaio Girolamo Ventimiglia. Questo atto è noto come documento di Assereto, dal nome dello studioso che lo trovò nell'Archivio di Stato di Genova nel 1904. Si tratta di una causa per una transazione di zucchero sull'isola atlantica di Madeira. In esso, il giovane Cristoforo giurava di essere un cittadino genovese di 27 anni, residente in Portogallo, e di essere stato assunto per rappresentare i mercanti genovesi in quella transazione. Ma quali erano le origini della sua famiglia? In questo nuovo video vi condurremo alla scoperta dei suoi antenati e dei luoghi in cui vissero, dove ancora oggi la tradizione ce ne tramanda la memoria. Cristoforo Colombo nasce a Genova nel 1451 da Domenico, un tessitore di panni di lana e commerciante, e da Susanna Fontanarossa. In tutto la coppia ebbe 5 figli: Cristoforo, Bartolomeo, Giacomo, Giovanni Pellegrino e Bianchinetta. Secondo gli storici Domenico nacque a Quinto, per esteso Quinto al Mare, oggi quartiere residenziale di Genova, posto ad oriente del capoluogo ligure, e fino al 1926 borgo indipendente con status di comune. Esso sorge ad oriente di Quarto, altro quartiere residenziale famoso perché tra il 5 e il 6 maggio 1860 dal suo mare partì la spedizione dei 1000 guidata da Garibaldi. Per inciso, la denominazione di questi 2 quartieri fa riferimento alla rispettiva distanza in miglia da Genova, lungo la via medievale, oggi chiamata Via Antica Romana. Domenico e i suoi 4 fratelli, Bartolomeo, Maria, Battistina e Antonio, nacquero a Quinto da Giovanni Colombo, originario, come riporta un antico documento conservato presso l'Archivio di Stato di Genova, di Moconesi. Quest'ultimo è un comune situato nell'Alta Van Fontana Buona, lungo il torrente Lavagna, ad est di Genova, da cui nella prima metà del 1400 Ioannes de Columbo de Moconesi si trasferì con la propria famiglia a Quinto. Le esatte origini della famiglia di Colombo sono collocate nella frazione di Terrarossa, amena località che nel Medioevo svolse un ruolo di primaria importanza come cerniera e luogo di sosta sulle vie di comunicazione tra la costa e le valli dell'Oltre-Appennino. Ed è proprio a Terrarossa, ridenominata dal 1982 Terrarossa Colombo, che ci siamo recati sulle tracce della famiglia del grande navigatore.
tracce che permangono nella tradizione locale. Qui, nell'antico quartiere del Canto, visse la famiglia dei Colombo. Il luogo conserva ancora suggestivi elementi architettonici del passato ed antichi edifici. Occorre sottolineare che spesso sia Bartolomeo Colombo, fratello del grande navigatore, che Cristoforo stesso si definivano de terra rubra, particolare che secondo vari storici, in primis Marcello Staglieno, confermerebbe le loro origini familiari da Moconesi. Per dovere di cronaca riportiamo però che su questa questione di tutt'altro avviso sono altri studiosi, primo fra tutti Monsignor Mario Righetti, arciprete della parrocchia di Quinto e appassionato studioso di cose colombiane, e dopo di lui anche lo studioso Gianfranco Rovani, che hanno attestato l'esistenza di una piccola località posta tra Quinto e Nervi alle falde del Monte Moro, denominata per l'appunto Terra Rossa, desumendo che Colombo vi fosse nato. Tra le costruzioni storiche sorge un vetusto rustico ristrutturato dal comune di Moconesi per destinarlo a casa museo di Colombo. La visita è gratuita e può essere effettuata previa prenotazione telefonica al comune. All'interno del museo, oltre a numerose fotografie di documenti storici, è esposto l'albero genealogico della famiglia di Colombo, assieme a 30 litografie che raccontano le gesta del navigatore. Fa infine bella mostra di sé il modellino della Santa Maria, la miraglia della piccola flotta di treveglieri con cui Colombo scoprì l'America, realizzato in legno da un artista locale, Enrico Giromini. Essa era una nave galiziana, il cui nome originario era Gallega. Da un punto di vista tecnico, la Niña e la Pinta erano due caravelle, mentre la Santa Maria era un veliero molto più grande, appartenente alla categoria delle nao, le grandi navi per la navigazione transoceanica sviluppate da portoghesi e genovesi nel XV secolo. Il termine deriva dal portoghese nau, che significa nave, derivato a sua volta dal latino navis. Nel museo sono anche visibili numerosi pannelli con immagini e articoli di giornale che illustrano l'antico percorso che la famiglia del nonno di Cristoforo, Johannes de Columbo de Moconesi, seguì durante il trasferimento da Terrarossa a Quinto, località a levante di Genova di cui abbiamo già parlato. Per inciso, Luca Colombo, fratello di suo nonno, si trasferì invece a Quarto. In occasione del quinto centenario della scoperta dell'America è stato ripristinato, dopo un periodo di abbandono che rischiava di farlo diventare impraticabile, l'itinerario storico colombiano. Esso si sviluppa per circa 19 chilometri, lungo l'antichissima mulattiera che dalla Fontana Buona arrivava a Genova. Nel museo è anche visibile lo stemma araldico di Cristoforo Colombo, declinato nelle varie forme assunte nel corso del tempo. Esso venne concesso dai sovrani di Castiglia e Aragona al grande navigatore e ai suoi eredi il 20 maggio 1493. Nei due quarti superiori troviamo lo stemma di Castiglia, ovvero un castello dorato in campo verde, e quello di León, cioè un leone rampante color porpora in campo bianco. Nei due quarti inferiori abbiamo uno stemma rappresentante in forma stilizzata e tra frutti marini le isole scoperte dal navigatore genovese e a fianco l'arma della famiglia Colombo. Si noti in questa la striscia superiore di colore rosso,
che secondo alcuni indicherebbe le origini da Terrarossa della famiglia di Cristoforo. In un successivo stemma riportato nel libro dei privilegi del 1502 si notano delle modifiche. Ritroviamo sempre l'aureo castello di Castiglia, sebbene su sfondo rosso, ed il purpureo leone rampante di León. Nel quarto inferiore, adesso, con le isole compare anche la terraferma. Nell'ultimo quarto, invece, appaiono 5 ancore d'oro, disposte orizzontalmente in campo azzurro. Infine lo stemma di famiglia, costituito da una banda azzurra in campo d'oro al capo di rosso, è collocato nella punta alla base dello scudo nobiliare tra il terzo e il quarto quartiere. Quest'ultimo sarebbe stato disegnato dallo stesso Colombo, con le 5 ancore a rappresentare il conferimento dell'ammiragliato, alto incarico concessogli dai sovrani di Castiglia e Aragona. Nei pressi della via d'accesso al museo e dal piccolo e grazioso nucleo storico di Terrarossa Colombo sorge una bella scultura bronzea del noto artista Adriano Leverone. L'opera, realizzata nel 1979, è posta in una piazzetta ricavata lungo la statale della Fontana Buona, sul lato opposto a quello da cui si accede al citato museo. È doveroso sottolineare l'importanza della scultura e dell'artista. Quest'ultimo, prematuramente scomparso nel 2022 nel comune di Moconesi all'età di 69 anni, esercitò la sua arte dapprima mediante la lavorazione della ceramica, divenendo uno dei più importanti ceramisti a livello internazionale, ed in seguito anche del bronzo, del marmo, del granito e dell'ardesia. Le sue opere sono esposte in numerosi musei e collezioni in Italia e all'estero. Nel 2011 fu presente la 54esima Biennale di Venezia, selezionato dal curatore Vittorio Sgarbi. Non molto distante dal Museo di Colombo sorge una casa sulla cui facciata rinveniamo una targa di pietra posta dal comune di Moconesi in occasione del 500° anniversario della scoperta dell'America, su cui si legge: Tra queste antiche mura vissero, prima di trasferirsi a Quinto, gli avi di Cristoforo Colombo. Da qui ebbe inizio il lungo viaggio conclusosi nel Nuovo Mondo il 12 ottobre 1492. Si tratta della casa che la tradizione locale indica come quella dei nonni di Colombo. Non molto distante da Terrarossa Colombo, proseguendo per la statale Fontana Buona in direzione Carasco, si incontra la frazione di Ferrada, la quale conserva anch'essa memorie colombiane tramandate per tradizione. Infatti, proprio sulla locale via Cristoforo Colombo incontriamo un'antica casa, oggi restaurata, su cui si legge una lapide che riporta quanto segue. Questa lapide conservi la tradizione mantenuta nella famiglia De Ferrari che in Terrarossa di Moconesi ebbe i natali il grande navigatore Cristoforo Colombo. E voce ancora che nella ricostruzione di questa modestissima casa, già diroccata per vetustà intorno all'anno 1841, andasse rotta per trascuranza una pietra recante le insegne della famiglia Colombo. In attesa che altri studiosi, continuando le ricerche storiche iniziate dal sacerdote Pescia e dall'avvocato Foppiani, possano rivendicare a questa valle così grande onore, la famiglia De Ferrari, con l'approvazione della giunta comunale, questo segno appose il 1 gennaio 1914. Nella stessa via, a breve distanza dal sito in cui questa lapide affissa, rinveniamo un ulteriore e più antico segno del particolare legame tra i locali e il grande navigatore. Si tratta di una palazzina affrescata della fine del XVIII secolo, sulla cui facciata di via Cristoforo Colombo ritroviamo un lembo superstite degli affreschi originari, raffigurante proprio l'ammiraglio genovese. Con queste immagini
si conclude la nostra breve traversata nel grande oceano della storia, sperando che la navigazione possa essere stata di vostro gradimento. Ma prima di ammainare le vele nel grande porto di YouTube, se il video vi è piaciuto, un vostro like è oltremodo gradito ed ancor più la vostra iscrizione al canale. Grazie.